Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello VIP 2026, tutto come previsto. Ovviamente, prima di commentare questa vittoria, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Allora, successo ovviamente meritato per Alessandra Mussolini, che è stata la padrona assoluta del Grande Fratello VIP, la grande mattatrice di questa edizione. Poi ovviamente è stata l'edizione delle donne, non è un caso che in finale siano arrivate proprio 4 donne e 2 uomini, tra l'altro secondo me con una serie di incastri e di televoti potevano esserci anche 5 donne e un solo uomo dal mio punto di vista, e forse sarebbe stato anche più meritevole. Per esempio Francesca Manzini avrebbe meritato la finale più di Raul, a mio modo di vedere, nonostante Francesca Manzini non mi stia particolarmente simpatica. L'ho ribadito più volte in questi video. Però Alessandra Mussolini dall'inizio alla fine, sin dalla prima puntata, ha iniziato a dare spettacolo, a regalare uno show incredibile sotto ogni punto di vista. Poi io l'ho molto criticata, ho fatto un video proprio dedicato a lei, ritenendola e considerandola insopportabile, perché per un determinato lasso di tempo è stata veramente insopportabile quando ha sbeffeggiato continuamente Antonella Elia, che invece è arrivata seconda, battuta proprio nel testa a testa finale da Alessandra Mussolini. Lì secondo me ha dimostrato di essere molto molto complicata da sopportare all'interno della casa, ma poi si è un po' placata, attenuata, e soprattutto è venuta fuori anche Antonella Elia in maniera molto negativa. Io non credo che sia un caso che Antonella Elia, da quando è diventata prima finalista in un televoto che comprendeva anche la stessa Alessandra Mussolini, poi ha perso qualche colpo agli occhi del pubblico generalista, perché i fan affezionati veri e propri la seguono ancora e sono ancora dalla parte di Antonella Elia qualsiasi cosa succeda, soprattutto perché c'è stato questo scontro, insomma, tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini per tutta l'edizione. Però poi al pubblico generalista io credo che non siano andate giù alcune uscite di Antonella Elia contro Marco Berri, contro la stessa Alessandra Mussolini, delle reazioni esagerate e spropositate che di fatto non sono state così diverse da quelle di Paola Caruso, che invece è stata fatta fuori dallo stesso pubblico. E quelle reazioni lì probabilmente le hanno fatto perdere quei punti che fino a quel momento aveva di vantaggio nei confronti di Alessandra Mussolini, che invece, diversamente da Antonella Elia, per quanto fastidiosa e insopportabile sia stata in alcuni tratti dell'edizione, sempre affrontato le cose, o quasi sempre, col sorriso, con l'ironia, e quel sorriso in più, nonostante abbia detto anche lei delle cattiverie, sia chiaro, se le sono dette di tutti i colori, da tutte le parti, Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Francesca Manzini, tutte comunque, chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, hanno affondato il coltello a livello verbale, sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Però Alessandra Mussolini probabilmente agli occhi del pubblico è riuscito a camuffarlo nella maniera migliore, proprio con la sua ironia e con il suo sorriso, con delle battute che poi comunque il sorriso te lo strappano, a meno che non sia tu la parte lesa. E qui Antonella Elia ha capito molto bene il gioco di Alessandra Mussolini, perché l'ha detto lei stessa: Alessandra Mussolini è simpatica, è gradevole fin quando non colpisce te. Il problema è che lei, pur sapendo questa cosa, poi non è riuscita a gestirla, perché ovviamente a lungo andare è difficile resistere. Fatto sta che è una vittoria che io avevo abbastanza previsto per come era andato l'andamento degli ultimi televoti. Se vi ricordate, ne avevo anche parlato proprio nel video di una settimana fa, quando vedevo Alessandra Mussolini in leggero vantaggio nei confronti di Antonella Elia, e così è stato di fatto. Interessante anche il meccanismo con cui sono arrivati poi a lasciare loro due, perché di solito c'erano degli incroci, degli scontri diretti che avrebbero potuto mettere di fronte Alessandra Mussolini e Antonella Elia anche prima, e questo era molto probabile, dato che Alessandra Mussolini non sarebbe mai andata contro Lucia, Antonella Elia non sarebbe mai andata contro Adriana Volpe, quindi per i 4 rimasti in quel momento, con Lucia che già era stata esclusa, probabilmente se a scegliere fosse stata Adriana avrebbe scelto o Alessandra o Raimondo, e quindi di conseguenza le coppie sarebbero formate in quel modo. Stessa cosa Antonella, e Alessandra poi non so se avrebbe scelto Raimondo per strategia e per far eliminare tra di loro Adriana e Antonella, forse avrebbe fatto proprio questa strategia per come la vedo io. Però questo meccanismo sicuramente è più
lineare, è più meritocratico, perché alla fine hanno fatto 3 televoti consecutivi, a 4, a 3 e a 2, che hanno sancito effettivamente coloro che erano più meritevoli sia di arrivare a spegnere le luci e sia ovviamente di vincere, la più meritevole di vincere il programma. Però con i scontri diretti, chiamiamoli così, con dei televoti incrociati, sarebbe stato probabilmente un po' più incerto. Per esempio, se si fossero scontrate prima, a quel punto Alessandra Mussolini sarebbe andata comunque a vincere il programma, però Adriana Volpe forse avrebbe potuto battere Raimondo Todaro e invece arrivare seconda, con Raimondo magari quarto o terzo, Antonella comunque sarebbe potuta finire fuori dal podio. Sarebbe stato un po' più imprevedibile, però quantomeno questo meccanismo è più meritocratico, perché se c'era qualcuno che meritava di spegnere quelle luci, onestamente erano proprio Antonella Elia e Alessandra Mussolini, perché sono state le 2 grandi protagoniste dell'edizione. Alessandra Mussolini secondo me un po' più di Antonella Elia per quanto fatto e per le dinamiche create, innescate proprio da lei stessa, perché Antonella Elia ha giocato più di reazione, perché lei è stata provocata e ha reagito. Alessandra Mussolini invece è stata il vero deus ex machina di tutto quanto il Grande Fratello, di quasi tutto quello che è successo, anche le provocazioni nei confronti di Francesca Manzini, di Adriana Volpe, di chiunque, e per questo motivo io penso che l'abbia meritata assolutamente la vittoria, per quanto fatto nel reality. Poi ripeto, nel bene e nel male è stata protagonista e può piacere o non piacere. Io non ho tutto questo gradimento, onestamente, nel senso che a me sarebbe cambiato poco se avesse vinto Alessandra Mussolini o se avesse vinto Antonella Elia, perché entrambe hanno pregi e difetti e li hanno mostrati, penso, quasi totalmente all'interno della casa del Grande Fratello. C'è un altro aspetto che voglio sottolineare che riguarda poi altri esclusi. Ho già parlato di Raul, che è arrivato in finale semplicemente, secondo me, perché ha avuto un televoto favorevole contro Renato, perché con degli incastri diversi magari sarebbe arrivato fino alla fine, ma non da finalista. Questo è il mio modo di vedere. E poi Raimondo Todaro ha dimostrato di essere forte al televoto, come si diceva, perché molti lo temevano e temevano addirittura che potesse essere lui a strappare la vittoria ad Alessandra o Antonella. Invece è arrivato terzo, come più o meno si poteva pensare. Invece Adriana e Lucia hanno dimostrato di essere le 2 seconde linee, Adriana di Antonella e Lucia di Alessandra, perché è stato palese i televoti che si sono verificati successivamente, quando Lucia è stata eliminata in un televoto a 3 contro Raimondo Todaro e Antonella Elia, mentre avrebbero, secondo me, Raul e Alessandra, per preservarla, mandarla al televoto sì con Antonella Elia, ma con Adriana Volpe anche, perché lì probabilmente sarebbe uscita Adriana Volpe e avrebbe fatto un passettino in più avanti Lucia, ma più di quello onestamente non credo che sarebbe riuscita a fare. Avrebbe chiuso quarta al posto di Adriana Volpe, insomma avrebbero scambiato le loro posizioni, però lì è stato un ragionamento sbagliato a livello di strategia. Adriana Volpe invece nel televoto a 4 è stata la prima eliminata, perché chiaramente tutti i fan che hanno sostenuto Antonella Elia fino a quel momento avevano sostenuto anche Adriana Volpe, che ovviamente ha la sua parte di fan, mi sembra logico, però non potevano reggere il confronto con quelli di Antonella Elia, Alessandra Mussolini e a quanto pare anche Raimondo Todaro, e infatti ha avuto una percentuale abbastanza bassa in un televoto a 4, mi sembra il 7%, perché tutti sono convogliati su Antonella Elia i voti in quel frangente, ma non sono bastati a strappare la vittoria ad Alessandra Mussolini. Quindi dinamica particolare, ma anche questa abbastanza prevedibile, perché quando si creano delle alleanze c'è il leader, chiamiamolo così, che fondamentalmente è colui che veramente interessa di più al pubblico, che genera maggiore interesse nel pubblico. Poi chi si associa a quella persona, a quel concorrente, ne beneficia inevitabilmente anche in maniera indiretta, perché poi i rapporti che si creano sono anche naturali e reali, per carità, però ne beneficia poi del televoto. Ma quando si arriva alla fine e magari ci si scontra, è chiaro che chi effettivamente è più forte a livello di televoto passa, chi invece è stato sostenuto e supportato anche dai voti dell'altro va a perdere e ad essere eliminato. Quindi Alessandra Mussolini ha vinto questa edizione, secondo me meritatamente, nel bene e nel male, che possa piacere o non piacere. E ripeto, ci tengo a precisarlo, io non sono un suo fan, ma non sono neanche un fan di Antonella Elia. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.